siete iscritti al canale? Dai, che è gratuito. Su, aiutateci a crescere. Diciamo che l'altra sponda in lontananza non è interessante come questo, perché insomma non ha uno sfondo di montagne coreografiche come queste qui, o le ville affacciate sul lago. Anzi, in realtà passi anche la superstrada, si sente anche il rumore. Adesso pian piano curveremo e ci torneremo a dirigere verso la penisola di Isella per cercare di nuovo il varco, il passaggio a nord-ovest per tornare nell'altro lago. Diciamo che un'ora e 20 circa che pagaiamo, fatti 3 km e 400 metri, e finora con il nostro equipaggiamento siamo asciutti, nonostante l'acqua sopra lo strato superficiale. Sotto siamo asciutti, non abbiamo freddo, anzi c'è questo bel sole che scalda. Non abbiamo messo la giacca impermeabile sopra perché fa troppo caldo. Diciamo che se continua così magari faremo qualche uscita anche più avanti, magari nelle giornate di bel tempo, magari con la giacca. Però c'è da dire che comunque muovendosi, cioè ti scaldi. Vabbè, quello senza dubbio. Ecco, sai cosa? Servirebbe un telo per evitare di bagnarti qui nel pozzetto. Ma questo tipo di kayak non è attrezzabile col telo, cioè questi sono i sit on top. Non sono quelli in cui si siede dentro. Potremmo pensare di costruircene uno noi, di incollare del velcro sulle murate. Beh, quella è una cosa che faremo più avanti. Parle di Art Attack. Art Attack, mi sa che chiediamo alla tua mamma. Chiamo la mamma, va bene. Parle della mamma della pellegrinatura oscura, state collegati. Ci giriamo intorno, ci fa vedere il retro del kayak. Eccoci qua. Noi ci dirigiamo verso la base della penisola di Isella e poi la percorreremo tutta per tornare al varco che è là, e poi ci dirigeremo verso il punto dove ci siamo imbarcati e sbarcheremo e sistemeremo il kayak. Via, pagaiamo. A sinistra, Giulia. No, comunque ha detto a sinistra, non a destra. Grandissima pellegrinetta che ha pagaiato per 3,5 km, che lo pagaia al contrario. Ma guarda che ti prende a pagaiare. Sì, va. Dai, vai, dritta. Dritta verso quelle montagne là. Però stavo pensando che fa un po' strano. Siamo gli unici fuori sì, in questo ramo del lago che nell'altro, siamo gli unici fuori in barca o proprio sul lago. Allora, a Pusiano c'era troppa gente addirittura, c'erano quelli che c'era la regata, c'era il motoscafo, c'erano i pescatori. A Segrino vabbè, gli unici in barca eravamo noi, però c'era tanta gente che nuotava con la muta. E qua invece siamo proprio solo noi, come se fosse un lago maledetto. Adesso mi aspetto da un momento all'altro una creatura mitologica che arriva dal profondo, apre le fauci e ci inghiotti in un sol boccone. Io sono la portata principale, tu sei il dessert o sei l'antipasto? Sei un antipastino, sei. Pagaia. Così prendo a pagaiare. Questo movimento così ondeggiante mi mette sonno, cioè pace, tranquillità. A te no? Sono io che pagaio. Beh, certo. Se penso a quel figliolo che abbiamo visto a Livorno lì mentre che si gonfiava il kayak, io lo vorrei ringraziare perché ci ha trasmesso la passione, cioè l'ha trasmessa a me. Sì, lo vorrei ringraziare anch'io, quel tipo lì è arrivato sto pisano che si è messo a gonfiare sto pisello verde di plastica e si è buttato nelle onde e dopo 5 minuti era indietro. Non ha avuto... Gli ha trasmesso la passione e adesso quello che pagaia sono io. Vabbè, lacustre, marittima. Lui deve sempre lamentarsi, in realtà, cioè, non so se notate, ma appunto lago e deserto, ci siamo solo noi, quindi distanziamento sociale
missione compiuta, direi raggiunta a ottimi voti. Posto è figo, ma cioè, di cosa stiamo parlando? Qui sai cos'è che ci manca? Non dimmi una birra? No, uno sciottino di rum. Ti t'ho fregato. Siamo pirati adesso. Beh, certo. Rum. Vedi, lo stai giocando bene. Sì. Via. Pompiglia stop. Pisciamo stop. No, ci siamo avvicinati alla penisola di Isella e là si vede il cavalcavia della superstrada. Eccola là, si vedono le auto che salgono. Infatti si sente il rumore, però qua comunque noi siamo tranquilli, no? Ah, siamo lì, in foglioline. Adesso stiamo navigando paralleli alla penisola di Isella. Qui sono le ninfee. Quello lì deve essere il Corno Birone, se non sbaglio, che è dietro il Cornizzolo. E niente, adesso costeggiamo la penisola di Isella e arriviamo al varco e torniamo nell'altro dove siamo partiti. Orsù, pagaiamo. E qui sulla penisola di Isella, non so se sotto il cavalcavia della superstrada, una volta pare corresse la strada romana che andava a Lecco e poi in Valtellina, per cui faceva la penisola, attraversava su quel ponte di cui pare siano state trovate tracce dei piloni di fondazione, c'è qualche pietra, e poi scendeva giù verso Mediolanum. Via, andiamo a cercare il varco. Questi sono tutti canneti, per cui... Dove vai? Il varco è a sinistra, eh? Questa pellegrinetta deve fare un ripasso di manovre. No, le ritiro la patente acquatica. Guarda, uomo di pochissima fede. Riusciranno i nostri eroi a trovare il varco o faranno come per il campeggio del lago di Pusiano? Che qui non c'è nessuno cui chiedere, non c'è nessuno in questo lago, siamo da soli. È un lago maledetto. Wow. Ci sono anche qua delle altre farlocche. No, ci sono anche qua delle altre farlocche, guarda. Per cui da qualche parte è lì in mezzo il... Siamo circondati da altre farlocche. Vabbè. Un pochino più a sinistra, tesoro. Bravissimo. Questa è una postazione di caccia, come vedete lì, il territorio, le cannicce. E qui ci sono tutte le finte papere. No, queste sono vere le papere. Quali queste? Il rumorino. Sì, il rumore è vero, ma sono di papere vere, ma qua papere vere. Eccole là. Sì, volevi. Ti stanno avvisando, guardate, quelle sono papere finte, vietevi che vi impallirono. Grazie, amica papera. Tutto da solo sto facendo. Sto andando contro una papera, Attenti, stai contro una papera. Dici che ci affonda? Tesoro, però è ancorata la papera, se non ci devi... abbiamo fatto un incidente con una papera. Con due papere. Ma... usa la manina a sto punto, spostale. Oh signore, questo... Ma dai! E dopo esserci disincagliati dalle papere finte, abbiamo avvistato delle papere vere. Eccole là. Vuoi andare a incagliarti anche contro le papere vere? Ti ricordo che tu sei a prua, sei tu quella che deve fare la vedetta, io sono dietro, non vedo. Dove vai? E di là non andare, a sinistra, vai, segui quelle papere. La papera conosce il lago, ti può portare fino al pertugio che ti porta al lago di Annone. Mamma mia che caldo, col sole in faccia.
Le 1000 avventure della pellegrinetta nera, della Black Pilgrim, pellegrinetta oscura. In acqua non sono poi così performanti. Un'altra casetta a vista lago. Mi sa che questi hanno anche la piscina fuori terra, perché non sono sicuro che sia balneabile questo lago. Soprattutto d'estate i bordi si riempiono di alghe. Comunque abbiamo sentito spari un attimo fa. Speriamo non ci siano cacciatori appostati lì alla punta della penisola di Isella per impallinarci, per vendicarsi della papera che Giulia ha molestato. Se succede qualcosa sapete chi è stato? Il cacciatore, Giulia, il cacciatore. Mania di persecuzione, Chiedete a Giulia. Non sembrava così lunga. Stai un po' più a sinistra, Giulia, per favore. Bravissima. Ok, dritta, dritta. Siamo a 6 km e 34 pagaiati in 2 ore e 25. Miglioreremo. Sì, sì. Se non ci impallinano. Che si può correre. Vai, vai. Oh, che bell'albero. Allora, abbiamo trovato il varco per tornare, diciamo, da dove ce ne siamo venuti. Nel laghetto. Nel laghetto. Addio, lac. Addio, là qui c'era l'ac con le nuvole. E qui adesso andiamo verso il laghetto senza andare contro i canneti perché non è bello. Quindi direi che dopo quanti chilometri? 6 km e 700 metri. Che rispetto all'altra volta abbiamo fatto un notevole passo avanti. Ma c'è ancora un chilometro per arrivare dove si sbarca. Vabbè, ok, però intanto stiamo tornando verso la nostra riva. Anche perché quando non c'è il sole fa freschino. Quindi a dopo. Ci dirigiamo là in fondo dove ci sono i prati, dove ci sono i giardini pubblici da cui siamo partiti. Avanti, avanti tutta! Ta ta ta. Giulia, Jones, Ta ta. Abbiamo salvato un'ape, era in acqua, l'ho raccattata col guanto di neoprene, per cui non c'è timore di punture, e l'ho messa qua, vediamo se si riesce ad asciugare le ali, se no noi adesso comunque stiamo arrivando a riva, poi arriva, immagino che volerà via, se ce la farà. Speriamo. Speriamo. Così carino. Le api sono utili. Via, pagaia verso la riva, là dove c'è il pratino. Di lì c'è Civate, che è un'altra tappa, del cammino di Sant'Agostino, e dietro Civate là in fondo c'è Valmadrera, sempre l'altra tappa. Dove si è cacciata l'ape? È volata? Non lo so. Non c'è più, è volata via. Poi è volata via. Non l'abbiamo vista. No. L'ape è andata. Meno male. Infilati tra quei due canneti. Dritta, dritta adesso. Bravissima. Purtroppo non posso pagare anch'io perché devo leggere la GoPro e non ho Sicuro? o leggere tu la GoPro e pagaio io, non lo so. Guarda, dirigi lì. Con le papere? Sì, lì è perfetto. No, qui a sinistra, guarda Giulia, guarda quella specie di spiaggetta, così lo tiriamo in secca lì. Qua? Eh sì. E qui a fine il nostro distanziamento sociale, perché c'è gente che passeggia, va in bici. Ok, adesso tienilo mentre lo svuoto dall'acqua. Ok, adesso operazione svuotamento kayak, un po' di tutte le cose, gli oggetti, e dell'acqua perché un po' di acqua l'abbiamo imbarcata. Abbiamo un ospite qui.
Tra l'altro, noi pensavamo di averci messo un paio d'ore e invece ci abbiamo messo un sacco, però ci è piaciuto molto, quindi... E ora tocca impacchettare tutto. Piaciuta la gita al lago?